Amici! Salve a tutti, sono Marca Bruno. Quest'oggi sono in solitaria e vi voglio presentare alla facciaccia di Neril una delle build più assurde e potentissime e incredibilissime che potrete tirare fuori sulla ladder. Come state vedendo, in questo momento sto attuando la mia prima mossa, che è proprio quella di distruggere quasi la totalità dei miei SCV, perché, come avete visto dal titolo, questa build ha un nome molto particolare ed ha metodo di attuazione difficilissimo che pochissimi di voi riusciranno a fare, però io sono sicuro al 100% che con l'impegno giusto e con la bravura necessaria ognuno di voi potrà riuscire a affermarsi sulla ladder ed arrivare fino alla top di ogni classifica con questa build. Allora, quindi, come abbiamo visto fino ad adesso, la cosa importantissima da fare subito al primo momento è di non fare assolutamente niente, ma distruggere gli SCV fino ad arrivare a 5, caricarli sul centro di comando e partire alla ricerca di nuovi orizzonti. L'avversario in questo momento non saprà assolutamente niente di quello che state facendo voi e quindi noi andremo ad informarlo. Come avete visto nella chat, l'ho avvisato, gli ho detto che lui non avrebbe avuto nessuna possibilità di trovarmi proprio perché sono invisibile. E quindi la parte difficile di questa build non è soltanto l'attuazione, che come avete visto è una cosa difficilissima e molto complessa da mettere in atto, ma anche quello di creare col vostro avversario ehm, un legame e di andarlo ad informare che non riuscirà a sconfiggervi proprio perché siete invisibili. E infatti il nostro super fortissimo avversario Hydrocarbon già è entrato in feeling con noi e ci sta dicendo che anche lui è invisibile, ma noi sappiamo perfettamente che non lo è. Cioè, nel senso, noi non sappiamo assolutamente niente perché figuratevi se io ho scoutato qualcosa, perché questa build è talmente potente che non c'è nessun motivo di andare a scoutare, la vittoria è assicurata. Il nostro amico sicuramente è un Grandmaster di alto livello che è arrivato fino all'ultima manche del BlizzCon, sicuro voi non l'avete notato ma sicuramente era lui. Eh, si sta preparando per venirci a sconfiggere il più in fretta possibile e quindi la sua build è composta da Barracks, tante Barracks e una Engineering Bay così. Per la torretta, giustamente, perché gli ho detto che sono invisibile, quindi mi sembra il caso di andare a fare una torretta per far vedere che arriverò, cioè per difendersi dalle mie unità invisibili che arrivano. Quindi lui sa che io arriverò da un momento all'altro ed è pronto perché sta creando un sacco di bunker. Senza marine, chiaramente, perché i marine non servono, i bunker sparano da soli, come la campagna ci insegna, e questa torretta che impedirà a tutte le mie unità invisibili di arrivare. E nel frattempo la mia giocata continua qua di dietro, godendomi le onde del mare, godendomi il panorama, godendomi queste cose, la barchetta e le tavole da surf, eccetera, eccetera. E niente, la vita prosegue, il nostro amico continua a creare SCV, non vuole fare l'espansione perché appunto ha paura che le mie unità arrivino da un momento all'altro e quindi costruisce la fabbrica, va avanti, si fa il secondo gas con un solo SCV perché ha fatto il calcolo che appunto gli serve. Ah no, arrivano anche gli altri due, ok, scusatemi. E vabbè, quindi un momento di stallo, la pressione si sente appunto nel- nella base dell'avversario, tutti questi marine che sono pronti per entrare in battaglia. E la seconda Engineering Bay che arriva per potenziare lo scouting delle unità invisibili, perché tutti sappiamo che la doppia Engineering Bay permette alle torrette di avere un range del doppio più grande per lo scouting degli invisibili, ed ecco che lo squadrone della morte inizia ad andare verso la mia base. Qui
chiaramente come tutti state vedendo c'è un po' di dialogo fra me e il mio avversario, infatti che io con la mia grande APM riesco chiaramente a fare tutta la mia build impegnativissima e anche a scrivere. Proseguiamo, continuiamo a guardare questi marine che stanno per arrivare nella mia base o quella che dovrebbe essere la mia base, ma non troveranno niente. E quindi il primo marine, questo primo marine, l'aprifila, ormai è arrivato, scauta che non c'è l'espansione, quindi è sicuro che troverà qualcosa qua sopra e invece non trova niente. E questo è un momento di totale sconforto da parte del nostro avversario, perché il nostro avversario non capisce cosa sta succedendo e quindi decide appunto di proseguire con l'espansione mentre sta andando nella mia base, come tutti sappiamo, che nel momento in cui si parte per un push si inizia a mettere su la, l'espansione tipo del settimo minuto, no? Perché mi sembra un timing corretto. Mentre dall'altra parte continuano ad arrivare dei marine nei bunker la fortezza planetaria nella base principale, perché si sa benissimo che i mule non servono a niente, ce li hanno dati ai Terran, ma non sono utili, non servono. Continua la fortificazione da parte del nostro amico Hydrocarbon. E niente, io continuo a mantenere la mia posizione e continuo a scrivergli, a informarlo che non potrà sconfiggermi. Qui lo sto avvisando che molto probabilmente questa partita finirà su YouTube, in quanto questa è una build impossibile da combattere e voglio che tutti lo sa. Oh, attenzione! Decide di informarmi che è nella mia base, come se io non lo sapessi, visto che sono nella mia base e sono invisibile. Can you see me? Nope. Ok, questo è il momento del delirio più totale. Cosa passerà nella mente del nostro avversario in questo momento? Cosa potrà fare? Penserà che sono da qualche altra parte della mappa. E quindi probabilmente nei prossimi secondi inizierà a girare per la mappa tentando... e in questo momento mi informa che lui non è invisibile, però in realtà. Cosa che assolutamente non mi aspettavo, in quanto pensavo che stesse usando la mia stessa cheat, la mia stessa mod che permette ai Terran di essere invisibili. E... ok, l'amicizia, il potere dell'amicizia pervade in questa partita e il nostro amico decide di voler diventare nostri amici perché questa build è talmente potente che vuole essere, ehm, che vuole essere, che vuole che gli insegniamo tutti i segreti di questa tecnica impressionante e fortissima che ci permette di vincere ogni partita semplicemente eh, dicendo che siamo invisibili e alzando il nostro centro di comando e nascondendoci dietro la base avversaria. Qui vediamo che i nostri marine avversari continuano a girare per la mappa cercando la base, ma non la troveranno perché noi, come abbiamo fatto notare fin dall'inizio, siamo nascosti dietro la loro base a guardare la spiaggia, a prendere il sole. Sono gli SCV qua dentro che si sono spogliati e stanno facendo una battaglia di gavettoni. E questo plotone inarrestabile di Marine che continua a girare per tutto il resto della mappa, non trovando nessuna base e non riuscendo a capire cosa sta succedendo. A questo punto ormai lo abbiamo convinto che siamo invisibili e che non c'è alcuna possibilità di sconfiggerci. Come finirà questa partita? Che cosa succederà adesso? Lo attaccherò con la mia fortezza planetaria, col mio centro commerciale, di comando commerciale, nella sua base, scenderò qui nella sua base e lo ucciderò con i miei SCV? Oppure no? Ah, poverino. I am new in SC2. E quindi diciamo che non è stato l'inizio migliore da parte del nostro caro amico Hydrocarbon nel mondo di SC2, incontrando il troller Marca Bruno.
che non avendo voglia di vincere la partita in maniera convenzionale ha deciso di andarsi a nascondere lì di dietro e scrivere al posto che giocare. Ragazzi, io vorrei di nuovo ricordarvi che questa build è molto difficile e vi farò l'elenco di tutto il build order nella descrizione del video perché soltanto sbagliando di un secondo del timing è impossibile da attuare. Vi ricordo qui comunque in questo momento che bisogna immediatamente all'inizio non produrre gli SCV ma distruggerli fino ad ottenerne al massimo 5, fino a raggiungerne 5, caricarli sul centro di comando e poi passare per tutta la mappa senza farsi scautare fino ad arrivare nel posto dove il nostro avversario non penserà assolutamente che noi siamo, che è solitamente sotto il suo naso perché insomma nell'occhio del ciclone è il posto più sicuro. E quindi questo nostro amico Hydrocarbon continua a verificare che non ci sia effettivamente niente in giro per la mappa. Ha controllato praticamente tutte le espansioni, a parte queste dove potrei effettivamente essere, però lui ormai ha capito che noi siamo invisibili e quindi non c'è più niente da fare. Sta sperando che in un momento la mia base ritorni visibile per distruggerla, ma purtroppo per lui non c'è assolutamente nessuna possibilità di vittoria. Nonostante lui abbia due Engineering Bay senza aver ricercato nemmeno un upgrade, ma avendo ricercato l'upgrade dei bunker, come ci insegna la campagna, tra l'altro, eh, la fortezza planetaria nella base principale e assolutamente nessun comando orbitale perché is too mainstream. Tra l'altro qui sta arrivando la terza del 12° minuto che ci sta perché per counterare la build dell'invisibilità appunto serve proprio la terza espansione del 12° minuto con un Marine Marauder che ti permette di distruggere gli invisibili. La doppia Engineering Bay serve proprio per quello, perché le torrette, come vi dicevo prima, raddoppiano il loro range di scouting, quindi arrivando fino qua praticamente, e vi danno la possibilità di distruggere le unità invisibili, che però in realtà non sono invisibili. Eh. Ok. Qui in questo momento il nostro carissimo amico ci sta chiedendo di finire la partita, ma io lo sto informando che non posso farlo purtroppo. Mi sta chiedendo ma come mai non puoi concludere la partita? E qui arriva la perla finale, ragazzi, ve la farò leggere perché è importante. Tone dei Marine continua. Ok. Questo è il problema con questa mod, con questa modifica a StarCraft, con questa cheat. In pratica, e questo purtroppo ve lo devo dire anche a voi perché è proprio così, alcuni bottoni non possono essere usati con questa mod e quindi non c'è alcun modo per me di concludere la partita. E quindi a questo punto Hydrocarbon decide che l'unica cosa da fare è arrendersi. E quindi ragazzi mi sa che ormai siamo giunti al termine, questo comando, questo centro di comando sta per vincere da solo insieme ai suoi SCV la partita per noi tutti senza aver fatto assolutamente niente per tipo un quarto d'ora. Poverino, ha anche qualcosa da fare, gli ho fatto perdere del tempo, ma questo ci ha fatto guadagnare una vittoria. Sicuramente sì, giocheremo insieme, ti rifarò esattamente la stessa build un'altra volta. Spero che tu non abbia guardato il replay, ti prego. Oh, poverino. Lacrima, you are my first friend. Hydrocarbon, love you. Aspettiamo qualche secondo e voilà. Hydrocarbon ha lasciato la partita. E quindi, ragazzi, cosa dirvi? Questa era la build del CC Lift First. È una build molto particolare e molto forte, difficile da attuare perché oltre alla parte della costruzione c'è proprio anche quella del gioco mentale con il nostro avversario. E io direi che
vi ho già raccontato abbastanza e fatto passare abbastanza tempo a guardare un tizio che combatteva contro se stesso senza alcuna possibilità di vittoria. Andate nei commenti e ditemi cosa ne pensate di questa build e cosa ne pensate di me per aver utilizzato questa build per vincere in ladder. E non raccontatelo, mi raccomando, né ad Antroll e né a Neril, perché questa sarà la build che utilizzerò tutte le volte che giocherò contro di loro e loro non se ne accorgeranno e perderanno malissimamente. Come al solito, condividete, ma non troppo, anzi no, condividete, voglio vedere la ladder piena di persone che fanno questa cosa. Like e andate a vedere la nostra pagina Facebook e gli altri video del nostro canale YouTube. Per il resto io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima, magari insieme anche agli altri due e comunque anche alla prossima partita con una build particolare per vittorie assicurate. Ciao a tutti!